Comunque Vienna è la città natalizia per eccellenza. C'è un po' più di magia nell'aria adesso, sì. Molto ma molto natalizio. Dice, cosa avete fatto a Vienna? Perfetto proprio per un viaggio natalizio per eccellenza. E benvenuti a Vienna! E prima tappa andiamo verso il mercato di Natale del Maria-Theresien-Platz, che dovrebbe essere anche il mercatino più grande. Ed eccoci al primo mercatino di Natale, al Maria-Theresien-Platz. No, ma non potete capire che profumo che si sente nell'aria. E prima tappa culinaria, abbiamo provato il Käselangos, che credo che sia una pizza fritta col formaggio dentro. È buona. Anche. E ora è tempo di scaldarsi con un punch in queste tazze tipiche. Costano 5 euro, però se le riporti indietro ti ridanno i soldi, oppure le continui a riempire e utilizzare per tutta quanta la vacanza a Vienna. Ci voleva proprio. È abbastanza grande il mercato di Maria-Theresien-Platz, però ancora non è né sera né giorno, quindi con questa luce un po' grigia, anche con le nuvole, non lo so, si perde un po'. Forse di sera è più bello. Andrea, vediamo una di quelle macchinette. E qui siamo davanti al Palazzo degli Asburgo e c'è ovviamente un altro mercatino di Natale. Piccolino, ma comunque carino. Dimmi che c'è. Che cosa vuoi dire? Un sottofondo di nota cavallina. Ah sì, perché è pieno di carrozze di cavalli, quindi ti lascio immaginare. Diciamo che non mangeremo Diciamo qui. diciamo che non è solo il freddo pungente, anche l'odore. Ora ci addentriamo dentro Vienna. Non me l'ero accorta. Wow, è proprio grande. E siamo arrivati alla cattedrale San Stefano. E davanti alla cattedrale, ovviamente, mercatini di Natale. Andiamo a vedere come sono. E vendono anche la zuppa di goulash all'interno del pane. Sembra buona e calda. Comunque, Vienna è la città natalizia per eccellenza. Siamo appena usciti dalla cattedrale di Santo Stefano, anche perché si stava un bel al calduccio dentro. Qua fuori ci sono meno 3 gradi, ma percepiti meno 6. E sta calando la sera a Vienna e l'illuminazione è davvero tutta un'altra cosa. C'è un po' più di magia nell'aria adesso, sì. Bello.
Ok, volevamo venire al Caffè Central, che è uno dei caffè più antichi di Vienna, e però c'è una fila pazzesca. C'era da aspettarselo però, quindi niente, vabbè, la prossima volta. Amen. Non è che mancano le caffetterie qui a Vienna. Ci siamo venuti a riscaldare al caffè Aida, vicino alla cattedrale di Santo Stefano, dove Alessandra ha preso una cioccolata calda e un caffè latte e abbiamo provato una Sacher. Buona, ma estremamente dolce, non so quanto sia originale veramente. Cosa avete fatto a Vienna per mangiare? E siamo di nuovo in strada. Ed eccoci all'altro mercatino di Natale, al Radusplatz, Rathaus. alla piazza del Parlamento, No, alla piazza del municipio. alla piazza del municipio. Siamo usciti dal mercatino. Mamma mia, ed è già finito il mercatino. Siamo entrati e siamo usciti direttamente, proprio presa la via proprio opposta a dove dovevamo andare. Bello, molto bello. Niente, ci siamo spaventati dai prezzi delle palle dell'albero di Natale. Questa costa 22 sterline, questa 59, 45, 45, però sono tutte fatte a mano. Oh, bellissimo! Come nevica! I fiocchetti! È iniziato a nevicare. E si era scaricata la camera, quindi ho potuto fare soltanto alcuni ritagli della nostra cena, dove abbiamo preso tipo hot dog con la salsiccia viennese e Alessandra ha preso delle patate al forno, però non era granché. Ora ritorniamo in centro e andiamo verso la chiesa di San Pietro. Ed è proprio nel magnifico contesto della chiesa di San Pietro che assisteremo ad un concerto di musica classica. Concerto finito, è stato davvero bello, emozionante. È stato davvero piacevole. È vero. Bello, mi è piaciuto tanto. Mi sono anche commossa. C'era freschetto anche dentro la chiesa. A un certo punto battevo i piedi, ma non per portare il tempo, ma perché faceva freddo. Però alla fine è stato bello. Consigliatissimo. E ora direzione albergo? Sì. Albergo. E buongiorno. Abbiamo appena iniziato il secondo giorno qui a Vienna. Poi appena, per modo di dire, perché sono già le 10:30. Questa mattina è stata difficilissimo alzarsi. Eravamo davvero stanchi. Oggi ci siamo coperti benissimo visto il freddo di ieri che abbiamo sofferto ieri. Quindi doppio paio di calzini, calzamaglie sotto i jeans, maglione più pesante che ho. Stamattina quando provato tutto sembravo Diabolic da far paura. Ora andiamo a fare colazione in una delle 1000 caffetterie qui a Vienna, tutte molto buone tra l'altro, e poi ci aspetta il museo di Sissi.
Siamo appena usciti dal museo, che è stato molto più lungo di quanto pensassi. Ci abbiamo messo circa 2 ore e mezza perché con l'audioguida ascoltare le storie ovviamente prende più tempo. Il museo comprende la sala delle porcellane, il museo di Sissi e poi le sale del Palazzo di Asburgo. La parte delle porcellane è quella dove si poteva riprendere, nel resto era vietato fare video e foto. Spiegavano tutta quanta la storia degli Asburgo, tra cui il fatto che nei piatti c'erano raffigurati i genitori, i nonni. Era proprio stranissimo mangiare una faccia di mio padre o di mia nonna all'interno Stava dal fondo del piatto. Abbastanza inquietante. Poi c'era tutto il museo di Sissi, legato semplicemente alla principessa e al suo modo anticonvenzionale di vivere la corte. Davano anche tante informazioni che sfadavano un po' alcuni miti. L'idea per esempio che Sissi fosse anoressica, avesse problemi con l'alimentazione. In realtà no, è vero che teneva molto la cura del suo corpo, facesse diete drastiche, però era anche molto golosa, quindi pare che fosse solita quindi fare acquisti nelle pasticcerie viennesi. Comunque cose interessantissime, era talmente ossessionata dalla cura della sua persona che andava spesso dal dentista, chiedeva sempre consulti medici, quindi non soltanto dell'aspetto estetico, diciamo, perché era considerata tra l'altro una delle donne più belle d'Europa dell'epoca, ma anche per la salute proprio fisica del corpo, il benessere fisico. Aveva anche la palestra privata. Aveva anche la palestra privata, faceva massaggi, amava proprio prendersi cura del suo corpo. Però ecco, alcune cose dell'anoressia legata alla sua infelicità di vita nel palazzo, secondo la guida, ecco, sono state travisate, quindi questa sua propensione alla depressione, anche addirittura hanno parlato di misantropia, quindi al fatto di vivere una vita ritirata, era una condizione che aveva sempre avuto in partenza, il che si rifletteva anche nel non diciamo, avere un ruolo sempre costante e rilevante come imperatrice. Tante cose che hanno dato un'immagine di Sissi completamente diversa. E nel frattempo siamo arrivati davanti ai mercatini della Rathausplatz. Ed è di nuovo tempo di salsiccia. Questa volta salsiccia col formaggio all'interno. Non riesco a mangiarlo. È troppo caldo, eh? Ammazza quanto è buono questo, non come quello di ieri. Ed è di nuovo tempo di vin brûlé o punch, poi chiamalo tutto punch. Il mio è all'arancia e Alessandra è mirtilli. E abbiamo raggiunto Landetwasse Village. Non so come si pronunci. Praticamente è questo appartamento molto eccentrico, molto particolare, fatto da questo artista Underwrasse. Abbiamo raggiunto con il tram numero 1. Carino, molto bello, particolarissimo. E anche i bagni sono fantastici. E sono le 5 del pomeriggio e abbiamo raggiunto il Prater, nuovo mercatino di Natale. Vediamo com'è. Carino il Prater, ma è molto più piccolo e concentrato degli altri e c'è anche molta meno gente, che almeno per ora fa la differenza. Gli altri sono davvero pieni. E non abbiamo resistito al dolcetto. Alessandra si è presa Prezzo. e io mi sono preso questo Kraffen al cioccolato.
bello spugnoso. So com'è? Molto vaniglioso, zuccheroso. Posso assaggiare? Certo. Noi ti lasciamo una metà. Zuccheroso, buono. E ho trovato il cioccolato, era tutto in fondo. Vai, scolotta. Com'è? Buono. E stiamo mangiando un casino, ma anche perché fa freddo, quindi c'è bisogno di calorie, non per altro, non per altro. E ora è il tempo di un bel punch caldo per combattere il freddo. E queste sono le tazze del Prater. Ogni mercatino ha la sua tazza. E ovviamente puoi portare indietro e ti danno indietro la caparra, che è sempre di 5 euro. Io ho preso un punch rum e arancia e Alessandra un punch con melograno e arancia. Perfetto per scaldare le mani. E la breve parentesi al Prater è terminata. Abbiamo mangiato, abbiamo bevuto e ora torniamo in centro. Ok, fa freddo, fa davvero freddo, talmente tanto che ogni casa che Alessandra vede normalmente dice oh guarda l'arredamento, invece adesso dice chissà come si sta caldo in quell'appartamento. Questa sera cena al chiuso allo Svelver Apostel Keller, credo di aver detto giusto, ma sarebbero i 12 apostoli, e proviamo la schnitzel. E abbiamo assaggiato la schnitzel viennese, davvero davvero buona, carne di vitello sottilissima, con salsa crediamo alla marena. Molto molto buono, non so se si sente perché ci sono i suonatori adesso a suonare, quindi speriamo che non vengano qui anche a suonare per noi. Bella cena, bella cena. Siamo usciti dal ristorante e ora facciamo un'altra passeggiata per il centro di Vienna, tutto strailluminato ovviamente come ieri, molto ma molto natalizio. Continua a fare freddo, E siamo passati davanti all'opera di Vienna e fa sempre più freddo, ora sta anche iniziando a piovere. Strano che non nevichi, E siamo quasi arrivati in albergo, quindi direi che seconda giornata a Vienna finita, terminata, e noi ci vediamo domani. Buonanotte e buongiorno, terzo e ultimo giorno a Vienna. Stasera abbiamo il treno notturno che ci porterà a Roma. Ora, per prima cosa, colazione. Andiamo allo stesso posto di ieri, che ci era piaciuto? Andiamo alla stessa caffetteria di ieri. Eccoci qua, stesso posto, stessa colazione. E guardate com'è cremoso. E siamo velocemente arrivati alla chiesa di Karlskirche, famosa perché ha queste due colonne davanti, la rendono molto particolare. Forse ci sono anche mercatini qui davanti. Ovviamente a Vienna ci sono mercatini di Natale in ogni spiazzo che uno riesce a trovare, riesce a vedere. Fantastico, perfetto proprio per un viaggio natalizio per eccellenza. I mercatini sono ancora chiusi, è abbastanza presto, però si riesce a capire un pochino come dovrebbe essere. I biglietti dei mezzi pubblici in Austria costano abbastanza, quindi per oggi, che ne dobbiamo prendere diversi, facciamo il biglietto giornaliero. Biglietto fatto. E ora andiamo a prendere la metropolitana, destinazione Schönbrunn. Il palazzo di Schönbrunn era la residenza estiva degli Asburgo ed è stato costruito per rivaleggiare Versailles, quindi oltre al palazzo interno, che se si ha tempo vale la pena visitare, ci sono tutti i giardini, quindi è meglio venire
nelle ore di giorno. E qui c'è un altro mercatino di Natale. Alessandra vorrebbe andare a vedere prima i giardini, ma io ho fame. Bel pretzel al formaggio. Buono. E i giardini di Schönbrunn hanno un fascino tutto particolare in inverno. È ovvio che magari tipo primavera, estate, l'aspetto dovrebbe essere molto molto diverso, però ora è comunque affascinante, con gli alberi tutti spogli e un po' di neve sui prati. E la fontana è completamente congelata, capisce il freddo? E siamo arrivati quasi in cima. E anche qui questo laghetto è completamente ghiacciato. E ora è arrivato il momento di tornare giù verso i mercatini. Bisogna fare attenzione a dove si mettono i piedi perché c'è molto ghiaccio per terra. Il parco è davvero grande, ci sono anche tutti quanti i percorsi laterali, solo che d'inverno magari non so quanto valga la pena, ma estate, primavera deve essere davvero bello, anche in autunno col foliage. Abbiamo visto questo chiosco che fa i Kartoffel, ossia le patate calde aperte, ed è buonissimo. Ne abbiamo prese due con il formaggio e il prosciutto. Crema allo yogurt che ci sta davvero bene. Buono, 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 buono. Caldo pure. Carino anche il chioschetto. E visita a Schönbrunn terminata. E ora torniamo verso Vienna. Ti è piaciuto il mercatino di Schönbrunn? Tantissimo. Sì, molto bello, molto ordinato, molto organizzato, con diverse bancarelle per i dolci, devo dire, rispetto agli altri. Buono. E siamo arrivati al Belvedere, dove ci sono altri mercatini di Natale. Al Palazzo del Belvedere, che ha un altro splendido giardino, è anche più verde rispetto a Schönbrunn, e ha la fontana completamente congelata anche in questo caso. E il Palazzo del Belvedere è un museo dove ci sono anche i quadri di Klimt, è vero? Ci sono i quadri di Klimt. E ci siamo presi un altro punch caldo e questa volta le tazze sono davvero fighe. Fa freddo e quindi andiamo a vedere il museo del Belvedere. Abbiamo preso i biglietti al volo e ora andiamo dentro. Il museo è diviso in due strutture, quella superiore e quella inferiore. Noi ci siamo concentrati solo su quella superiore, dove è possibile ammirare la più grande collezione al mondo delle opere di Gustav Klimt, tra cui l'iconico Bacio. E visita al Belvedere terminata. Nel frattempo è scesa la notte. Ora riattraversiamo i mercatini di Natale e poi ci dirigiamo verso la stazione. Non male questa stradina per andare verso la stazione, devo dire. Molto interessante. E mentre diciamo addio a questa splendida città, ricordate, il Natale è magia e ogni strada qui a Vienna ne è testimone. Grazie per esservi uniti a noi in questo viaggio indimenticabile. Da Vienna, buon Natale e buon viaggio!